Ciao e benvenuti! Oggi vedremo le 10 domande più sbagliate del quiz Patente B, con spiegazioni chiare per capire i tranelli più comuni ed evitare errori all'esame. Cominciamo! La patente di categoria B abilita a condurre solo autovetture con al massimo 9 posti compreso il conducente. La patente di categoria B non abilita esclusivamente alla guida delle autovetture. Essa consente di condurre autoveicoli con massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg e destinati al trasporto di non più di 9 persone compreso il conducente. In questa categoria rientrano quindi non solo le automobili ma anche altri veicoli come furgoni leggeri, autocaravan e veicoli trainanti un rimorchio entro i limiti previsti. Il punto che rende insidiosa la frase è la parola solo. Il numero massimo dei posti è corretto, ma è sbagliato affermare che la patente B riguardi unicamente le autovetture. La pressione di gonfiaggio troppo bassa degli pneumatici ne provoca l'anomalo consumo della parte centrale e dei bordi. Quando la pressione di gonfiaggio è troppo bassa, lo pneumatico appoggia maggiormente sulle parti laterali del battistrada e quindi tende a consumarsi soprattutto ai bordi. La parte centrale invece si consuma in modo più marcato quando lo pneumatico è troppo gonfio, perché in quel caso è il centro del battistrada a restare più schiacciato contro la strada. Per una lettura corretta di queste domande conviene ricordare questa regola semplice: pressione bassa uguale usura dei bordi, pressione alta uguale usura centrale. Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti di tricicli a motore. La frase è falsa perché la maggiore prudenza viene richiesta soprattutto nei confronti degli utenti più vulnerabili della strada, come pedoni, ciclisti, bambini, persone anziane, persone con difficoltà di movimento e conducenti che mostrano incertezza nella guida. I conducenti di tricicli a motore non rientrano in questo caso tra le categorie verso cui è prevista quella particolare attenzione aggiuntiva. Il trabocchetto nasce dal fatto che un triciclo a motore può sembrare un veicolo più esposto, ma la regola da ricordare è che la prudenza maggiore riguarda soprattutto chi è più debole o più fragile nella circolazione. Durante le operazioni di traino di un veicolo in avaria, il veicolo trainato deve mantenere accese le luci posteriori in mancanza di altra idonea segnalazione. Nel traino di un veicolo in avaria non è sufficiente mantenere accese le luci posteriori. Il veicolo trainato deve segnalare la propria presenza in modo più evidente mediante il dispositivo luminoso a luce intermittente, cioè le luci di emergenza. Se questa segnalazione non è disponibile, occorre usare un'altra segnalazione ben visibile. Il punto da ricordare è questo: nel traino conta una segnalazione chiara e immediatamente percepibile dagli altri utenti della strada, non la semplice accensione delle sole luci posteriori. La patente di categoria A1 abilita alla guida di tutti i motocicli di cilindrata fino a 125 cm3. La patente A1 non consente di guidare automaticamente tutti i motocicli fino a 125 cm3. Oltre al limite di cilindrata, devono essere rispettati anche altri due limiti. La potenza non deve superare 11 kW e il rapporto tra potenza e peso non deve superare 0,1 kW per chilogrammo. Questo significa che un motociclo può avere cilindrata fino a 125 cm3,
ma non essere comunque guidabile con patente A1 se supera uno di questi limiti. Il punto più insidioso della domanda è la parola tutti, perché fa pensare che basti controllare solo la cilindrata, mentre in realtà occorre verificare anche potenza e rapporto tra potenza e peso. Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dall'insufficiente lubrificazione dei tamburi o dei dischi. Falso. I tamburi e i dischi dei freni non devono essere lubrificati, perché la frenata funziona grazie all'attrito tra le parti frenanti. La presenza di lubrificante sulle superfici di frenatura riduce l'attrito e compromette l'azione frenante, invece di migliorarla. Una frenatura poco efficiente o squilibrata è collegata più facilmente a usura irregolare, consumo anomalo o difetti dell'impianto frenante, non a una presunta mancanza di lubrificazione di tamburi o dischi. Per ricordarlo bene, basta tenere presente questa idea. Nelle superfici che devono frenare, serve attrito, non lubrificazione. Il segnale raffigurato obbliga a rallentare per essere pronti a fermarsi in caso di segnalazione da parte degli agenti. Falso. Il segnale raffigurato indica un posto di blocco stradale istituito dagli organi di polizia al quale è obbligatorio arrestarsi. Non impone soltanto di rallentare in attesa di un eventuale cenno degli agenti, ma prescrive l'arresto al posto di controllo. Il concetto da ricordare è semplice. Questo segnale non preavvisa una possibile fermata, ma indica un arresto obbligatorio. Fuori dei centri abitati, di notte, quando mancano o sono insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, è consigliabile presegnalare il veicolo fermo sulla carreggiata, con il segnale triangolare mobile di pericolo. Falso. Fuori dei centri abitati, di notte, se il veicolo è fermo sulla carreggiata e le luci posteriori di posizione o di emergenza mancano oppure non sono sufficienti, l'uso del segnale triangolare mobile di pericolo non è una semplice precauzione facoltativa, ma un obbligo. Il punto ingannevole della frase è la parola consigliabile. In questa situazione il triangolo serve a rendere il veicolo chiaramente visibile ai conducenti che sopraggiungono, riducendo il rischio di urti e consentendo un avvistamento tempestivo dell'ostacolo. La sosta, ed anche la fermata, sono vietate negli spazi destinati a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica. Falso. Negli spazi destinati a servizi di emergenza o di igiene pubblica è vietata la sosta, ma non anche la fermata in modo generale. Il punto ingannevole della frase è l'espressione "ed anche la fermata", che rende l'affermazione troppo estesa. Per rispondere correttamente conviene ricordare questa distinzione. La sosta è una sospensione della marcia più prolungata, mentre la fermata è una sospensione temporanea e di breve durata. In questo caso il divieto riguarda la sosta, non automaticamente anche la fermata. Sulle autostrade e strade extraurbane principali è consigliabile evitare la circolazione di veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materiali che possono disperdersi. Falso. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, in questo caso, non si tratta di una semplice cautela o di un comportamento raccomandato. La circolazione è vietata. Il punto più insidioso della frase è la parola consigliabile, che fa pensare a una scelta lasciata al conducente. In realtà, un veicolo non a tenuta stagna e con carico scoperto, se trasporta materiali che possono disperdersi,
crea un pericolo concreto per la sicurezza della circolazione, perché il materiale può cadere o diffondersi sulla carreggiata. Per ricordare bene questa domanda conviene fissare questa regola. Su autostrade e strade extraurbane principali, il carico deve essere trasportato in condizioni tali da non potersi disperdere. Siamo arrivati alla fine di questo video. Se sei riuscito a capire meglio questi errori, sei già un passo avanti nella preparazione all'esame. Ricorda, non basta imparare a memoria, bisogna soprattutto capire bene i concetti e riconoscere i tranelli delle domande. Se il video ti è stato utile, lascia un like, iscriviti al canale e condividilo con qualcuno che sta preparando per l'esame. Nei commenti scrivimi quante risposte avresti sbagliato prima di vedere questo video e quali argomenti vuoi vedere nei prossimi episodi. Ci vediamo nel prossimo video.